Yeah, I can hear you very well. So, welcome. We are all here. You have an audience in front of you, even though you didn't see them. And so we are waiting for you to talk about the book that we are presenting now in this library in Trieste, so far away from you. Now I will translate for the audience. Quindi ho salutato il nostro ospite Refaat, il curatore di questo libro, e quindi siamo adesso in contatto con lui e lui ci farà un'introduzione a questo, appunto, a questo volume. Sì, può parlare. Yes. Now you can start talking your presentation. As Nada said, you just express a thought and then I'll stop you from translating. Hello everyone. It gives me a great pleasure to be speaking to our friends in Italy. And I really appreciate your work. I appreciate the activism you do for Palestine, for justice. Quindi un benvenuto anche se da lontano, ma diciamo un saluto a tutti quanti, a tutti questi amici che si trovano qui così lontano in Italia, e ci dice l'amico: apprezzo molto la vostra presenza di oggi, che testimonia la vostra vicinanza e supporto al mio popolo. Today I will be speaking about the book I edited and contributed to, which is called Gaza Writes Back. Gaza Writes Back is a book of fiction that is based on reality here in Palestine, in Gaza. It consists of 23 stories, short fiction, and it was written by 15 young Palestinians in English, 12 female writers and 3 male writers. Quindi vi parlerò brevemente di questo libro che ho coordinato e che ho contribuito a fare. Si tratta di una raccolta di 23 racconti brevi, basati tutti sulla realtà della Palestina, la realtà di Gaza, anche se sono storie di fantasia, diciamo. Si tratta di scrittori giovani, 15 in totale, 12 ragazze e 3 uomini, 3 giovani. The idea of the book started about like in 2009 when Israel started its first huge, massive war on Gaza that killed more than 1,200 Palestinians, with the majority of them being civilians and children and women. At that time, I was staying at home with my family and my kids, and it was the most difficult time we have ever experienced. And the little ones, the kids were crying. The kids, every time they heard a bomb, the kids were shouting and yelling and screaming. The trauma was so clear. I wanted to do something for my kids, so I started telling them stories. Allora, l'idea di scrivere questo libro, di mettere assieme, di curare questa pubblicazione, mi è venuta nel 2009, quando Israele iniziò il suo primo grande attacco, violento attacco contro Gaza, lanciando una guerra, un attacco che lasciò sul terreno ben 1200 morti, tra cui civili, donne e bambini. In quel periodo io mi trovavo a casa mia con la mia famiglia, mia moglie e i miei bambini, ed è stato veramente un momento di gravissima difficoltà e traumatico. C'erano bombe, c'erano scoppi, i miei bambini ogni volta che sentivano questi scoppi impazzivano dalla paura, gridavano, piangevano, e quindi io in quel momento mi sono deciso che avrei dovuto fare qualche cosa per lasciare memoria di questo fatto. The idea was that we didn't have internet, we didn't have electricity, we didn't have
you know, the connection with technology. So I thought that telling stories is the most significant way to try to tell my kids that everything is fine, that we're going to survive, that like my grandma, like my mother told me stories, I'm telling you stories, and you will be telling your kids and your grandkids stories. So the idea of stories started because we didn't have internet and electricity most of the time, but then later on I was surprised how this storytelling, act of storytelling, gave me a reason for life and connected me even stronger with my mom, with my grandma, with all the people who told me stories in the past. Quindi per reagire a questo momento così grave, così difficile, traumatico, ho pensato a raccontare storie ai miei figli per tranquillizzarli, per incoraggiarli. Non avevamo elettricità, non c'era internet, non c'era modo di fare niente, e allora ho pensato che proprio il racconto di storie ai miei figli era l'unica cosa che potevo dargli in quel momento, e raccontare delle storie gli raccontavo quello che mi raccontava a me mia mamma quando ero piccolo, quello che mi raccontava mia nonna, e mi dava la sensazione che in questo modo avrei trasmesso ai miei figli la possibilità che c'è un futuro, la possibilità che si può sopravvivere, e che come io raccontavo a loro le storie che avevo sentito da mia nonna, loro avrebbero a loro volta in un futuro raccontato queste storie ai vostri figli. E nel momento in cui narravo sentivo farsi più forte il mio legame tra me e i miei genitori, mia mamma, la mia nonna, e allo stesso modo e al contempo un legame e un sostegno ai miei figli. So I realized that the stories were giving my kids peace and quiet, and the kids were back to playing together, to acting some scenes from the stories I told them. Some of the stories I invented myself, I made up. Some of the stories were stories told to me by my mom and my grandmother, but the story was like magic, like the kids were alive again. They were no longer afraid. They were no longer terrorized by the Israeli bombs and death and gunpowder. So it gave me an idea. I said, I teach at university. I have access to so many brilliant students studying English. I need to do something about stories with my students when I go back to university. E quindi mi sono reso conto che le storie che narravo ai miei figli avevano il potere di tranquillizzarli, ridiventavano quieti e ricominciavano a giocare. Magari si divertivano anche a inscenare loro stessi qualche parte delle storie che io raccontavo loro. Le storie che gli raccontavo erano le fiabe che magari da piccolo mia mamma e mia nonna raccontavano a me, e altre me le inventavo completamente, e mi resi conto appunto dell'effetto tranquillizzante che avevano sui bambini, che non pensavano più alle bombe israeliane, ma riprendevano una parvenza di normalità nella loro vita di bambini. E così mi è venuta un'idea, dal momento che ero anche insegnante, mi chiesi perché non usare questo stesso metodo del racconto delle storie che usavo con i miei bambini con gli studenti che avevo. So during the war, Israel was killing Palestinians, injuring them, destroying their houses, destroying the mosques, the schools, even the university where I work was bombed by Israel. So Israel was planning to destroy, not only to kill people, but also to kill the determination, the will to live, the soul, the spirit of resistance in the Palestinians. And when I went to my classes, I found the students frustrated, almost, I don't want to say defeated, but they were frustrated because no one stopped Israel from the destruction and the death it caused to Palestinians.
E in questa guerra che Israele sferrò contro di noi non solamente mirava a distruggere le vite delle persone fisicamente, ma anche distruggere le strutture, distruggere le case, le moschee, le scuole e anche l'università. E quindi in questo modo cercare anche di distruggere la voglia di vivere in quelli che sopravvivevano. Quando andavo a scuola e vedevo i miei studenti, li vedevo oltre che spauriti anche frustrati perché si chiedevano come mai nessuno nel mondo cercasse di fermare questa grave situazione. Now, my students, the first thing I told them when I started my class, I told them, listen, this course we're going to write short. I was teaching short stories, and I said, we need to write stories because fiction is significant, literature is important, it's the most important means of communication. Literature is universal and timeless. Through storytelling and stories we can break all the barriers of religion, of language, of even culture and time and place. In my classes I was teaching stories from Italy. I was teaching a story called War by Luigi Pirandello. I was teaching stories from Russia, from America, from England, from Malaysia, from Africa, especially Nigeria and South Africa, from Canada, from Ireland. So I was giving them stories from around the world, showing them how, as Palestinians in Gaza, we can feel the pain and the suffering and the happiness of people. So if we write stories, people around the world and even in the future can feel us and can understand us. E io insegnavo letteratura e quindi insegnavo anche romanzi, racconti, e allora dissi ai miei studenti: sentite, durante le mie lezioni impareremo a scrivere, non solo a studiare la letteratura degli altri, ma a cercare di scriverne anche noi. Infatti la letteratura è un mezzo potente di comunicazione, la letteratura è universale, è senza tempo, va di là di qualsiasi tipo di barriera culturale, religiosa o altro. E infatti nei miei corsi di letteratura io insegnavo i racconti anche della letteratura italiana. Mi sono soffermato in particolare su Pirandello, un racconto di Pirandello intitolato Guerra, poi la letteratura russa, inglese, americana, di vari paesi africani o dell'est. Insomma, erano tutti racconti che ci davano la sensazione che quello che noi a Gaza vivevamo era vissuto e sentito anche da altri popoli, e allora mi sono detto scriviamo anche noi, scrivete anche voi, che così gli altri potranno leggerci. So the first thing my students had in mind is that we can't write. We have never written fiction before, and I was like, okay, these are short stories. We're going to study them, and I'm going to give you classes and sessions to train you to write creatively. What I had in mind is to try to make my students find a reason to live, a purpose in life, to use this creative, non-violent ways, which is storytelling and literature. Number one, to express themselves, to release the anger and the frustration, and at the same time to reach out to the people around the world. So we studied the stories, and I gave them several sessions on creative writing, how to write stories, and they produced amazing pieces at the end of the course. E quindi dicevo, va bene, proviamo, mettiamoci sotto e proviamo a scrivere, anche se erano ragazzi che appunto non avevano mai scritto per proprio conto una storia, un racconto appunto. Allora io feci delle lezioni di scrittura creativa con loro, e
in tutto questo il mio obiettivo principale era quello di far sì che i miei studenti tramite questa attività trovassero uno scopo nella vita, trovassero un modo per esprimere tutta la loro rabbia, la loro paura e la loro frustrazione, e anche un modo per sentirsi collegati al resto del mondo. So there were like several things we had to think of as Palestinians living in Gaza under occupation, under siege. Those Palestinians have never been outside, and again I used fiction as a way to release anger and as a way of communication. There were two main things I was focusing on, and my students found very useful. Number one, if we Palestinians don't write back, if we don't write our own experiences, if we don't express ourselves, then the Israeli propaganda machine is going to dominate. And Israel has always dehumanized Palestinians, demonized Palestinians, presented Palestinians as terrorists, as people who hate life, who hate everyone, people who just want to die. And this is of course wrong. So the students were conveying these messages, how Palestinians love life, insist on life, and that Palestinians will resist by all means possible, but especially by non-violent creative ways in order to restore their rights. And the second thing we focused on is the fact that literature and fiction, and especially short stories, again, helped us to grow, to be better human beings, to be more understanding, to reach out to people, to teach us, to educate us before it teaches and educates the audience. E abbiamo dovuto pensare a parecchie cose nell'accingerci a questo lavoro di scrittura, perché certamente a Gaza, sotto occupazione, sotto assedio, per persone, ragazzi che non sono mai usciti dalla striscia di Gaza, non era facile acquisire una visione generale che possa aiutare a scrivere un libro. E allora avevamo due cose fondamentali su cui concentrarci. La prima era di dire dobbiamo metterci a scrivere, dobbiamo nello scrivere cercare di raccontare la nostra storia, raccontare come noi viviamo, quello che sentiamo, perché se non facciamo così lasceremo nelle mani della propaganda israeliana la capacità di raccontare al mondo quello che noi siamo. E questa propaganda intende trasmettere al resto del mondo un'immagine del popolo palestinese come di un popolo disumano, un popolo fatto di persone che vivono solo di aggressione, persone che non sanno vivere, non vogliono vivere in modo pacifico, eccetera. Quindi noi siamo i primi a dover con il nostro racconto contrastare questa visione di noi che altrimenti diventa l'unica e la prevalente, e invece dobbiamo noi con i nostri scritti raccontare il nostro amore per la vita, il nostro modo di reagire non violento, il nostro desiderio di continuare a vivere una vita normale. Il secondo fatto era che scrivendo questi racconti non solamente potevamo raccontare le nostre storie al pubblico, ma per farlo dovevamo prima passare anche noi attraverso una fase di nostra personale crescita ed educazione. And when the students started writing the stories, they started, number one, finding a reason and realizing that they can be helpful, they can help, they can contribute, they can change. And at the same time, they started to make sense of what's going on. And the students also started even loving Palestine more, even loving being Palestinian, living in Gaza more. And this is a very significant act of resistance, because Israel has turned life in Gaza into a living hell. If you are in Gaza, you're living in hell. You can't travel, you can't buy stuff, you can't move, you can't even have electricity more than 4 hours, you can't live a decent life. So Israel wants to kill this idea of loving our homeland. And the students, the more stories they wrote, the more they loved their
their homeland, especially being Palestinians in Gaza. And that's why I opened the introduction to the book saying that sometimes homeland becomes a tale. We love the story because it is about our homeland, and we love our homeland even more because of the story. Quando abbiamo cominciato ho visto che i miei studenti avevano trovato una ragione per vivere, un maggiore entusiasmo perché sentivano di poter fare qualche cosa, reagire alla situazione in cui si trovavano dando il loro contributo per un cambiamento. La seconda cosa importante è che nel scrivere queste storie cercavano di dare un senso alle cose, di capire di più il loro popolo, di capire di più il loro paese e venire in questo modo anche ad amare di più, amare più consapevolmente il proprio paese. E questo è stato un grande atto di resistenza. La letteratura è resistenza. Infatti la vita a Gaza in realtà è un vero inferno. Abbiamo sentito 4 ore di elettricità al giorno, questo basterebbe senza aggiungere ancora tutte le innumerevoli altre difficoltà che rendono appunto un inferno la nostra vita. E Israele vuole farlo perché vuole portarci al punto di odiare la nostra casa, di non dar più di fare in modo che la nostra vita non abbia più nessun senso, ed è questo il motivo proprio per cui noi combattiamo questo, ed è questo il motivo per cui nell'introduzione al libro io ho scritto che anche se la nostra casa è diventata un inferno, questa è la casa che noi amiamo e per essa vogliamo continuare a vivere. And I repeated this successful story in my other classes. For 2 years I was teaching my students to write short stories, to write creatively. In 2012 I was contacted by an American publisher, Elena Coben of Just 12 Books. She said, I saw your blog, are you interested in turning your blog into a book about Gaza? I told her, listen, I have a better idea. I have hundreds of short stories written by my students. We can choose some of them and we can write a book of fiction. At the beginning, she was not certain the audience will like, book short stories. And I convinced her, I told her again how literature is significant and universal and timeless and how it transcends all the barriers. And then we started working on Gaza Rights Back for about 1 year and a half, of collecting more stories, giving more classes to train students to write short fiction, and editing and re-editing. We had the book Gaza Rights Back that I hold here in my hand. We named it Gaza Rights Back because, again, we wanted to emphasize the idea of writing back as a means of life, as a means of resistance. Quindi ho ripetuto questi corsi di scrittura creativa per 2 anni, visto il successo che avevano con i miei studenti, e fino a che nel 2012 dagli Stati Uniti Elena Coben, che seguiva il mio blog, mi disse: perché non trasformare questo tuo blog in un libro? Io ci pensai un po' su, ma poi risposi: senti, io ho raccolto talmente tante storie dei miei studenti in questi corsi di scrittura creativa che forse con questi racconti si potrebbe fare un libro. Inizialmente non era convinta, ma insomma poi ho cominciato a darle tutto il materiale. Nel frattempo incoraggiavo altri miei studenti a scrivere, cominciamo a cercare di limare le storie già esistenti, farne un editing eccetera, finché appunto anche questa mia collaboratrice americana, questa proposta, diciamo, degli americani si è convinta anche lei,
e il risultato di tutto questo lavoro è stato proprio il libro che appunto abbiamo visto mostrare, Gaza Writes Back, che anche in italiano ha mantenuto il titolo originale, dove Writes Back vuol dire proprio rispondere per iscritto, per indicare e simbolizzare ancora di più questo desiderio di rispondere al mondo scrivendo e quindi raccontando il proprio amore per la vita e la propria voglia di resistenza. And finally, 4 years after the book was published, I believe I continue to teach my students to write short story and to write literature and poetry. 4 years later, sadly, Israel did not stop the aggression and the massacres against Palestinians. 4 years later, Gaza Writes Back is a success because it has been translated into 7 languages: Italian, Japanese, Turkish, Malay, Bengali, and Persian. 4 years later, life in Gaza is still more difficult, getting more and more difficult. As if, again, Israel says, if you Palestinians insist on life, insist on living, insist on finding a way out of this horrible situation, we will make your life difficult. And look at what Israel, for example, is doing to the Great Return March. Peaceful, non-violent protesters are being killed and massacred and maimed by Israeli snipers. E quindi dopo 4 anni dalla pubblicazione del libro ho continuato a insegnare scrittura creativa ai miei studenti e il libro ha avuto successo, come avete visto è stato tradotto non solo in italiano ma in giapponese, in turco, in bengalese, la scrittura originale tra parentesi era in inglese e quindi una quindicina di lingue, no? Mi sembra... No, scusate, 7, ecco, in 7 lingue è stato tradotto comunque abbastanza e in ogni caso diciamo anche dopo l'uscita di questo libro, come avete visto, gli israeliani hanno continuato a rendere la vita ancora più difficile agli palestinesi di Gaza. È come se non accettassero che la gente di Gaza continua a vivere, continua a resistere e cercano di controbattere mettendoci sempre più in difficoltà e avete visto infatti anche recentemente con questa grande marcia del ritorno come la reazione sia stata di una indicibile violenza. My message finally to you, to the audience, to people who read Gaza Writes Back is, number one, this book encourages people to take action. As Palestinians, we're defending ourselves, we're defending our existence, we're fighting for our political and basic human rights to be treated as human beings. But also as Palestinians, we're fighting for justice, for freedom in Palestine and around the world. If Palestinians quit, if we say to Israel, okay, you can occupy us and you can kill us and we're not going to do anything, it's going again to be like we are betraying all the resistance movements around the world. So our message here is for people to take action, to do something for Palestine, do something for justice, do something for human rights. In Italy, in Africa, in Asia, around the world, online, do something for BDS, for boycott campaigns, boycott Israel. Israel has to stop killing people, and we have a duty to stop Israel doing so. And the second message is to spread the message. Palestinians are dying, are being killed, and our message is for people to speak to their friends, to their families, to their classmates, to their co-workers, to teach them, to tell them about Palestine and about Gaza. Quindi per concludere voglio lasciare un messaggio al pubblico che mi sta ascoltando e
La prima cosa è di agire. Noi cerchiamo di agire, noi cerchiamo di difenderci, di difendere il nostro diritto alla vita, di difendere il nostro diritto alla libertà e alla giustizia. Se noi ci arrendiamo, tradiremmo in questo modo tutti i movimenti internazionali di resistenza. Perché come ci dice il movimento anche BDS, dobbiamo cercare di agire contro Israele in modo pacifico, la resistenza appunto che il movimento di boicottaggio e disinvestimento contro Israele ci dà, per far sì che smetta di uccidere i palestinesi. Il secondo messaggio che io voglio farvi passare è che ciascuno di voi parli con i propri familiari, parli con i propri amici, conoscenti, colleghi di lavoro, raccontando loro di come vivono i palestinesi, di come vive la gente di Gaza e di come debba essere riconosciuto un loro diritto ad una vita normale. Domande, risponde. Sicuramente ci saranno. Sandra? Intanto vorrei ringraziare colui che ha fatto questo libro per questa testimonianza che per me è stata molto emozionante, per pensare di vedere una persona da Gaza che si parla in questo momento mi ha commosso. La domanda che vorrei fargli è se, siccome lei ha detto che sono stati tanti i racconti scritti dai ragazzi, come è venuta la scelta di quelli che sarebbero stati pubblicati? Se è stata fatta dai ragazzi stessi o dall'editore? E quelli che non sono stati pubblicati, se vengono raccontati dai ragazzi stessi o pubblicati su qualcosa di locale eventualmente. Grazie. Thank you very much for your noble feelings. It means a lot to us, your support and your feeling. Like I said, there were like hundreds of stories. Many of them were really, really good stories. But when we started working on this book, because Israel's first war on Gaza in 2008 and 2009 took 23 days, we wanted to choose 23 stories. And the 23 stories was a message again from us that Israel has killed Palestinians and continues to kill Palestinians. And for 23 days non-stop, Israel massacred over 1,400 Palestinians. So we were saying that these 23 stories are, again, our reaction, our writing back, that we want to live a better life, that we insist on life rather than on death. It was tough to choose from over 100 stories. It was not easy for me, especially as an editor, because many of the stories were really good. But I choose two of my students who are also my friends, and we started short listing and narrowing the stories down, and then we sent about 35 stories to the publisher, who also narrowed them down to 23. So it was a technical issue, and some of the stories are still, I still have them,
They are not published locally because they were originally written in English, but I'm planning hopefully in the near future to work on a second book, and hopefully new stories will be there, and some of the old stories that were not published can also have a chance. Bene, intanto grazie per questa espressione di solidarietà che per noi veramente significa tantissimo. Allora sì, le storie, questi racconti inizialmente erano tanti, più di 100 e tutti molto validi. Quando fummo sotto attacco nel 2008-2009, la guerra contro di noi durò 23 giorni e allora decidemmo che volevamo pubblicare 23 storie, una per ciascuno di quei giorni in cui siamo vissuti sotto le bombe e in cui Israele ammazzò 1200 persone. Allora certamente la scelta è stata difficile perché erano tutte storie buone. Ho scelto due studenti, anche miei amici, abbiamo fatto una cernita, prima riducendo a 35 e poi da questi 35 ulteriormente altri 23. Sì, io le altre storie ce le ho ancora, ma non possono essere pubblicate localmente perché, come dicevo, sono state prodotte in lingua inglese, però non è detto che non pensiamo ad una pubblicazione di un secondo libro. Ancora qualche domanda alla signora? Vorrei sapere come fanno a procurarsi il cibo e se il cibo è a sufficienza, altrettanto per i farmaci. In Gaza and what about pharmaceutical I think in 2010 there was an article about how Israel was even calculating the calories getting inside Gaza Strip. The plan was to put Palestinians on a diet, to make Palestinians starve but not die. So you have to spend all of your time trying to bring food to your family. So very little food, very little equipment, very little also medicine were allowed into Gaza Strip through the borders, especially with Israel, with the Israeli occupation, and even books were not allowed. The crossings were closed for so many months, sometimes for days and days, and people couldn't travel, and even Palestinians in Gaza could not export their products, so they had to close their factories, and even the fruits and the vegetables were not exported. Now, in 2010, Palestinians started to dig tunnels through Egypt to smuggle the food and to smuggle the boats, to smuggle even sometimes, there are so many stories of people bringing their wives. They couldn't bring their brides through the crossings, so they came through the tunnels. And this is why the tunnels were dug in the first place, to bring food, to bring raw materials so life can be better. Now, after the military coup in Egypt, all these tunnels were destroyed, and sadly, unfortunately, now the Palestinian Authority in Ramallah is not paying the salaries regularly, and the employees in Gaza and the Gaza government do not take more than 50% of their salary. So life is very difficult. Poverty is about 80%. There was you would say a report saying about 80% of people in Gaza receive aid from the UNRWA here and there. In the past year, life has never been this difficult. It has never been, people die because there is no medicine. Yeah. So basically, food is available, but it's scarce. And also medicine is available, but also scarce. And it's possible that people die because they can't find, especially medicine.
visit. Nel 2010 è stato pubblicato un articolo dove si spiegava come Israele avesse calcolato di quante calorie il popolo di Gaza avesse bisogno per sopravvivere. Quindi hanno deciso di mettere a dieta i palestinesi in modo da fargli patire la fame, ma non al punto da morirne, in modo che la gente avesse il cibo come idea primaria e che trascorresse gran parte del proprio tempo per cercare di procurarsi da mangiare. E quindi si passa poco cibo, poco medicina attraverso i valichi esistenti, anche libri, anche altre cose non passano, per dire. E non passano neanche nell'altro senso le merci o i prodotti alimentari che la gente di Gaza produce, quindi non li può vendere al di fuori, non li può esportare, per cui anche devono chiudere qualsiasi attività economica in questo senso. C'erano i tunnel, come abbiamo sentito prima, che collegavano con l'Egitto, attraverso il quale passavano tutti i generi necessari. Qualcuno addirittura faceva passare le proprie fidanzate, future spose, che non potevano altrimenti passare il confine. Però dopo il colpo di Stato che c'è stato in Egitto, l'Egitto ha smesso di collaborare, diciamo, ha distrutto tutti questi tunnel. E inoltre c'è un'altra triste situazione per cui il governo palestinese di Ramallah non paga gli stipendi ai dipendenti pubblici che si trovano nella striscia di Gaza, contribuendo quindi alla difficoltà economica. Un 80% circa della popolazione riceve gli aiuti dell'UNRWA, quell'ente delle Nazioni Unite preposto. Quindi la gente non muore di fame, ma soffre la fame, e per quanto riguarda i farmaci sono scarsi anche quelli, e a volte qualcuno certamente può anche morire per la carenza di farmaci. Ecco, io purtroppo devo dirvi che sono venuti a dirci che dobbiamo concludere qui perché il negozio chiude, per cui facciamo un ultimo applauso.